Poi c'è una rana, sì, che è come se la volesse far stare in situazioni, sai che la rana vive in questi ambienti umidi, no? In queste situazioni proprio un po' di disagio, in cui non sta bene. Poi un po' simile, ci sono come delle larve che la fanno come rimanere a contatto con una sorta di putrefazione, quindi non con una vera vita. Poi c'è un ragno e poi c'è un uomo del tempo che è come se le mantenesse statica la linea temporale, non le permette in nessun modo di esplorare neanche un minimo, solo come assaggio, delle linee temporali attigue. E poi ci sono 3 DL. Ok, prima di passare 3DL, 3 esseri di luce, no, Sonia? Quindi solitamente le entità mentali sono tante quante le DL. A ogni entità mentale corrisponde un EDL. Dicevamo come un ufficio postale, le entità mentali ha un postino. Prenditela un po' così, no? Schiavetto che va e viene con gli ordini e porta la posta o porta i problemi. Prima di passare alle entità mentali, perdonami Monica, ti faccio questa domanda. C'è la rana e c'è il ragno. C'è una forma di collaborazione tra il ragno, la Matrix tutta, e specificatamente la rana, gli anfibioidi, i guerrafondai, coloro che fanno la guerra. Certo, ovviamente sono tutti sudditi del ragno. Mi fa vedere proprio come da uno di questi fili della grande ragnatela pende anche una rana. mm, E la rana è deputata alla guerra. Poi ci sono altri fili per cui vediamo altri deputati, che ne so, alle comunicazioni, alla politica, alla famiglia, eccetera, eccetera. La rana, nello specifico, è stata eletta per avere il fucile in mano e tipo gli stivali anfibi. Ho visto di recente un documentario sugli animali in cui non si raccontano storie, si mostrano le particolarità, diciamo, della natura. Fanno vedere questa rana piccolina di un'Amazzonia, così, grande come un'unghia, che viene puntata da un serpente. Il serpente in questione vede benissimo, quindi la rana è spacciata, può solo scappare, ma essendo piccolina, dopo 2 salti il serpente la raggiunge. Tuttavia entra in scena una tarantola molto grande, in grado di fronteggiare il serpentello, che è comunque piccolino, e di metterlo in fuga, e la rana si rifugia tra le gambe della tarantola. C'è proprio la protezione da parte di un altro animale, perché la tarantola è un animale. E il serpente scappa, la rana si salva e poi la rana paga il pegno, sale sopra la tarantola e sopra la schiena della tarantola, dove la tarantola non può accedere, ci sono dei parassiti animaletti che la rana si mangia, ghiotta. Quindi c'è una collaborazione tra due animali completamente diversi, con la tarantola che potrebbe mangiarsi la ranocchia e non lo fa perché la ranocchia le offre un servigio. C'è una corrispondenza nella Matrix, nelle mega energie che dominano questa realtà olografica. Certo, se noi guardiamo la natura, ci viene spiegato tutto, no? Anche rispetto ai livelli superiori. Ehm, In ogni caso, c'è da dire che se volesse, il ragno potrebbe mangiare anche questa rana, Mm. però in questo momento gli serve, per liberarsi appunto dai parassiti e quindi la tiene viva. Fondamentalmente c'è però una sudditanza della rana alla tarantola.
Esatto, mentre il ragno non è mai suddito di nessuno. Eh. Va bene.